Arrivato in Italia negli anni 2008 tramite Lampedusa come tutti, non è una scelta mia venire qua in Puglia. Se tu mi chiedi dove sta Puglia, io non lo dico che mica c'è un paese che si chiama Puglia. Mi sono trovato in questo senza scelta, ma è un destino. Io ho visto prima il mio sfruttamento mi ha fatto decidere che non voglio lavorare in campi. Quando tu lavori non riesci a contare anche giorni. Allora tutti i giorni lo metto dove ho lavorato, cosa ho fatto, tutto lo metto a posto. Arrivato giorno 10 che mi deve pagare, questa persona mi ha detto no, tu hai lavorato 8 giorni. L'ho chiesto come ho lavorato 8 giorni. Allora ho deciso per non essere sfruttato devi cercarmi a fare le cose mie, perché io quando mi sono arrivato ho pensato di studiare, perché sto studiando per fare medicina, ma senza documenti è diventato difficile, però mi sono rimasto a fare un po' di informatica. Questo mi ha fatto uscire sfruttamento lavorativo, perché non voglio essere sfruttato da nessuno. Mi sono iniziato a studiare da solo, tu puoi scaricare libri, poi ho trovato YouTube, studio l'informatica, ho iniziato a fare HTML quasi 10 anni, 11 anni fa, da solo, e tramite quello ho iniziato a fare fotografie con un piccolo macchinetta e là ho avuto questa passione. Io facevo già programma su Facebook, Drive Show, che interviste cantanti da Giamaica, diversi paesi. Poi ho pensato di fare un radio per gli migranti. A quel tempo lavoravo con anche Intersos. Ora sono videomaker, anche web designer, che lavoro con Lucera Calcio. A parte di questo faccio il loro fotografo, anche regista di loro live streaming, anche il loro sito. Sono mister di Real Mesanone, che era una squadra di calcio che abbiamo fatto in Borgo Mesanone. Nelle mie parole si dice vision with ambition. Se mi sveglio posso parlare, posso vedere, posso sentire intorno a me, allora vuol dire che posso farlo. Se io ho ostacoli, lo giro intorno agli ostacoli e va avanti. Uno dice, bamba, fai tante cose. Sì, devo fare tante cose perché c'è tanti ostacoli. Non deve dire che lui è più bravo, lui è ricco, lui è bianco, lui è nero, ha fatto, non ce la faccio. No, tu limita a te stesso, devi cercare sempre a farlo, a studiare qualsiasi cosa si trova nell'avanti tua, perché non sa mai quello che utilizzo domani. Io quando ero piccolo ho passato tante cose. Quando ero bambino ho vissuto poco con i miei genitori, ma mi ha imparato tanto. Non voglio mai vedere qualcuno che fa qualcuno male. Sono molto sensibile e non posso stare zitto a guardare ingiustizia. Quando mi sveglio la mattina, la verità, il mio primo pensiero è da pregare e poi prima di andare in letto penso chi l'ho fatto male. Allora, l'unica cosa che mi rende felice è quando non ho fatto nessuno male. Se non faccio nessuno male, sto benissimo, anche se non ho niente.